Cosa deve aspettarsi dunque il paziente che decide di iniziare a fare una terapia? Cosa deve aspettarsi immediatamente dopo la terapia? Il paziente tornerà a casa tranquillamente, può anche guidare la macchina dopo una breve osservazione, può prendere il treno, può tornare in aereo al proprio domicilio senza alcun tipo di problema. Quindi è un paziente che tornerà immediatamente alle sue attività quotidiane. Nella maggior parte dei casi il paziente il giorno dopo ritorna addirittura al lavoro. Cosa si deve aspettare localmente nella zona trattata? Il paziente inizierà a liberare delle proteine, dette fattori del crescimento cellulare, e delle altre proteine un po' più antipatiche, chiamate leucotriene. Queste possono essere responsabili in un 50% dei casi di modesti fastidi transitori, temporanei, 2 giorni, 3 giorni al massimo in media, ma che rispondono perfettamente all'uso di normali FANS o farmaci antidolorifici. Quindi con adeguata copertura gastrica, non conoscendo la sensibilità dei pazienti, invito sempre i miei pazienti a trattare per un paio di giorni dopo il trattamento ad assumere dei FANS, dei farmaci antinfiammatori non steroidei. Il paziente potrà andare a defecare, potrà mangiare tranquillamente e non deve aspettarsi nulla di serio, nulla di fastidioso, né durante la procedura né immediatamente dopo. Effetti collaterali sono molto modesti, molto rari e transitori sempre. I salicilati qualche volta, una volta su 50, possono dare nei miei pazienti modesti acufeni che normalmente si risolvono 1 giorno, 2 giorni dopo al massimo dall'infiltrazione. Nei pazienti più sensibili è capitato qualche rara volta che potessero durare appena qualche giorno di più perché magari avevano una malocclusione temporomandibolare o problemi di cervicale o di sinusite o modeste concause, ma non ha mai rappresentato un problema. Possono capitare a volte modesti fastidi locali, ma ripeto, sono tutto sommato proprio i pazienti più seri, quelli ad esempio che hanno la ragade, a vedere nel cambiamento dei mediatori dell'infiammazione una risoluzione spesso quasi totale e immediata del loro quadro dolorante, spesso anche intollerabile precedentemente. Non vi sono dunque allergie e peraltro non è necessario l'uso di antibiotici, poiché i fattori del crescimento cellulare rappresentano degli antibiotici naturali per i nostri pazienti. Quindi è giusto avvertire solo di una cosa, che il lavoro metabolico locale sarà intenso, importante, un lavoro che io dico sempre ai miei pazienti è anche più intenso di quello della gravidanza, e quindi che richiede un apporto vitaminico, una buona dieta normalmente ricca di proteine e in cui qualche integratore può essere presente con utilità per un po' di settimane. In qualche rarissimo caso, un caso ogni 30, ogni 40, vi possono essere febbricole metaboliche, cioè il cambiamento del metabolismo del lavoro che fanno i tessuti del pavimento pelvico vascolare è importante. Qualche paziente lo avverte. Con una variazione di 2, 3, 4 gradi della temperatura centigrada o qualche raro paziente, rarissimo paziente, una febbricola sulla quale deve essere immediatamente tranquillizzato, ma che comunque è sempre bene curare e trattare con della novalgina, della tachipirina, un antinfiammatorio, qualcosa che può durare 1 giorno, massimo 2 giorni, ma molto raramente.